Per mesi i siti e i giornali dei camerieri sono stati in silenzio, poi quando la bolla è scoppiata, prima hanno minimizzato, poi hanno fatto i negazionisti, poi quando non si poteva più negare hanno minimizzato nuovamente e hanno iniziato a tirare fuori false speranze. Adesso che il merdone è esploso, sono tutti esperti di finanza e KTM e in pieno trend da click scrivono un articolo al giorno su cose che o sono vecchie o non sono vere. Ovviamente lo fanno tenendo famiglia, ovvero cercando di non andarci troppo pesanti perché chissà l'inserzionista può sempre rinascere oppure non morire. Quindi sono usciti articoloni anche sulla riunione dei creditori di 2 giorni fa che però non ha sancito nulla di nuovo se non una fotografia ancora più grave della situazione, che è nuova per chi dormiva ma non per chi aveva fatto i compiti a casa. Questa cosa non merita un articolo o un video, però delle considerazioni è un riassunto, sì, e il riassunto è questo. Lo volete? Dai! Ciao da Mr. Helmet, 2000 pugnette sulla precisione dei debiti, ma è qualcosa che si sapeva già. Questi signori hanno scoperto il sito dei creditori, questo sito qui che avevo messo io nella live del 20 dicembre e poi dopo l'hanno messo anche loro, riuscendo anche a fare delle figuracce. Bene, dopo ieri sono esplosi gli articoli, ma sul nulla, perché quello che ci si aspettava ieri e che qualcuno credeva di trovare è che ci si dicessero cose che non sapevamo. E invece, uno, ancora non è stato detto chiaramente che si farà la MotoGP e poi non è stato detto come andranno Moto3 e Rookies Cup, veramente. Due, da giorni parlano di tanti investitori per un totale di 900 milioni di euro con tanto di nomi. Questi investitori però non si sono visti e non hanno nemmeno confermato. Ok, mi ricorda quando Aramco veniva dato come sponsor di VR46 ma non confermava mai perché non ne sapeva niente e non ne sapeva niente perché non era vero. Ok. 3, quei 900 milioni di cui parlano sono inutili perché non serve a niente iniettare denaro in un'azienda malata. Se un'azienda è malata non serve a niente iniettare capitale perché se le abitudini che hanno portato al disastro non cambiano, ok, questa azienda ricomincerà a perdere denaro, ammesso che abbia mai smesso e non ha smesso nemmeno un po', perché appunto le situazioni gravi si stanno accumulando. A sensazione, conoscendo le balle che KTM e il suo board, aiutati dalla stampa amica, ci raccontano da mesi, quei 900 milioni assomigliano molto a una cifra aggiustata perché doveva servire a dare l'idea di poter saldare i creditori e poter ripartire, mentre invece conti alla mano di ieri, che sono anche peggio di quelli dell'ultima volta, i creditori chiedono 2,2 miliardi e non sono nemmeno terminati quelli che si potranno presentare in tribunale a chiedere ancora risarcimenti. Lo dice la stessa assemblea, non lo dico io. A questi andranno aggiunti i danni che le aziende coinvolte ancora non hanno quantificato e i soldi da dare ai dipendenti, il cui numero di licenziati, ok, di licenziamenti, sale di giorno in giorno e quindi anche i soldi da dare alla gente che va via, che viene mandata a casa. Per le tre società che sono KTM AG, quella grande, KTM Components e poi KTM Ricerca e Sviluppo. Ci sono poi altre porcate che Pirer ha seminato in tutta l'Austria e provincia, per così dire, e fidatevi che non sono poche le aziende messe in difficoltà e tutto l'indotto messo in ginocchio. Ok? Se questo è il debito stralciato, pensate a quanto ammonta il debito vero. Se questo invece è il debito da stralciare, no? Comunque 900 milioni coprono appena il buco, insomma neanche il buco. Chi fa ripartire tutto se poi si ricomincia a fare la MotoGP che costa soldi? Okay. Nel frattempo mezza Austria industriale sta andando a gambe all'aria. Ok, adesso parliamo delle dimissioni di Pirer. Ok, prima però un jingle. Ragazzi, ci supporta NordVPN, è molto importante ricordare che qui noi parliamo di velocità di motociclette, però anche online bisogna andare veloci, ma senza rinunciare alla sicurezza, senza rischiare di cadere.
se vi connettete con un wifi pubblico in viaggio è una cosa bella, è una cosa gratis, siete però praticamente senza protezioni, come andare in moto senza casco, ma anche di più, cioè come andare in moto nudi, ok? Un messaggino ingannevole e perdete dati e credenziali. Con NordVPN invece vi mettete la sicurezza in tasca, prima di tutto, innanzitutto crittografa la connessione, cioè la protegge, blocca i malware e i siti pericolosi e viaggia a velocità da pole position, perché NordVPN ha 7100 e più server in tutto il mondo, ok, in un sacco di paesi, funziona su 10 dispositivi, quindi cellulare, secondo cellulare, tablet, PC fisso, Smart TV, Apple CarPlay o Android Auto, quello che avete, in più il cellulare di vostra moglie, di vostra mamma, che fa sempre pasticci, insomma, le solite persone che dopo vi chiedono aiuto, mi hanno hackerato, eccetera, mi hanno fregato, va bene. Quindi copre un po' tutto. Ok, il link è questo qui, nordvpn.com/MrHelmet. Andate su questo link, cliccate questo link e scoprite quali sono i vantaggi che potete avere con i diversi piani tariffari, come durata diversi e come intensità, va bene? Molto importante, nordvpn.com/MrHelmet, e sostenete anche questa pagina. Dicevamo del gesto di Pirer di dimettersi. Allora, il gesto di Pirer è una mia opinione, o almeno a me è una cosa che fa davvero ridere, ve lo spiego. Si dimette da CEO, da amministratore delegato, e diventa co-CEO dopo Neumeister, mi sembra, insieme a Neumeister, non è ben chiaro. Neumeister fino a ieri era il co-CEO insieme a Pirer, quindi se non ho capito male, prima erano co-CEO ma un po' più Pirer, dopo c'era Neumeister e dopo adesso invece è il contrario, però non cambia niente, perché la mia sensazione è che Pirer abbia fatto tutto questo, questa scelta, dopo aver visto che il suo connazionale Benko, perché sono tempi duri in Austria, l'immobiliarista famoso che ha fatto un buco di molto grosso, ma mi sa molto più piccolo del suo, proprio in questi giorni ha dovuto indossare dei braccialetti. Quindi sempre mia sensazione, magari Pirer ha pensato che un CEO sotto misure restrittive ad un'azienda nei casini come la sua sia meno utile di un ex CEO, no? Con dei problemi. Quindi però il dominus, cioè quello che decide sempre tutto, quello che compare, quello che parla alla fine più o meno, anche se non direttamente per l'interposta persona di Pete Byler, che è il suo uomo in campo, oppure della stampa amica, rimane sempre lui. Ok, io parlo di misure restrittive, sia chiaro, come sintesi, e lo faccio per dire che persino in Italia, che è un paese un po' più morbido, uno che fa un buco da 3 miliardi viene come minimo sentito dalla magistratura, soprattutto se è in grado di continuare a perpetrare una gestione aziendale, forse per questo si è dimesso, magari invitato a consegnare il passaporto o a rimanere a casa, figuriamoci uno che mette in ginocchio l'Austria, che mi sembra un paese a sensazione anche più rigido del nostro per certe cose. Allora forse, ripeto, si è chiamato fuori Pirer sperando di non dover subire degli interrogatori o misure restrittive, ok? Adesso senza stare a specificare quali, perché tanto non lo sappiamo. Sono mie sensazioni che non valgono niente, ma sono sicuro che come domande queste qui ve le siete fatte anche voi. Alla fine, quello che è emerso ieri, questo è il succo del discorso e del video, è che la situazione debitoria non è ancora completamente definita e che si deciderà il 25 febbraio ancora. Quindi quella situazione molto grave che conoscete non è definita ed è destinata persino a peggiorare, lo dice l'assemblea stessa, non lo dico io. Okay? Però, anche se non si sa niente, bisogna pubblicare per forza del materiale, perché è il tema del momento e bisogna far vedere che si è sul pezzo e che si è dei giornalisti veri, dato che dopo tanti giorni sotto ogni uscita il pubblico ha detto a questi signori praticamente di tutto. Sia chiaro, io sto facendo lo stesso oggi, però almeno ho la coscienza tranquilla, perché le fotografie che ho fatto io della situazione risalgono a giugno e non ho mai né ingigantito né minimizzato nulla. Ok, se mi riconoscete questa cosa, mettete un like, iscrivetevi o abbonatevi al canale per supportare Mr. Helmet, ma ve lo voglio dire, con KTM, per quanto non abbiamo neanche fotografato la situazione, l'abbiamo inquadrata e stiamo ancora mettendo a fuoco, perché ci vorrà veramente ancora qualche mese per scoprire di che entità di danno stiamo parlando, ok? Però era importante mettere un segnalino, un segnaposto su questa faccenda, ok? Ciao a tutti, grazie e ciao ancora da Mr. Helmet.